Ciao, bentornati sul canale. Ciao! Come avrete sicuramente notato non siamo in viaggio oggi, ma siamo a casa nella nostra versione studio. Abbiamo pensato di fare un video un po' diverso dal solito, una classifica tramite il sito Ufufu, non si dirà mai così, ma ok? Sicuramente l'avrete visto da altri creator, ci sembrava un'idea carina, così abbiamo pensato di farne uno noi. Esatto, e consiste in un quiz che abbiamo creato noi su questa piattaforma Ufufu appunto, nel quale abbiamo inserito 64 città europee per fare numero tondo, di cui sono la maggior parte le capitali e poi qualche aggiunta di città che abbiamo visto negli anni e ci sono piaciute. Quindi oggi andremo a decretare insieme qual è la città europea più bella dal nostro punto di vista. Sì, ovviamente. Comunque è molto più semplice di come lo stiamo dicendo. Esatto. Adesso partiamo subito con le votazioni, ovviamente come sempre è a nostro gusto e a nostre sensazioni. Magari poi alcune città non le avremo neanche visitate, quelle che ci sono nella lista, però andremo più a sentimento. Sì, esatto. Quindi adesso partiamo con il primo round. Iniziamo. Stoccolma e Bratislava. Vabbè, diciamo che la prima è abbastanza facile. Bratislava ci manca, è una delle capitali europee che non abbiamo ancora visto, Sì. quindi dai, diciamo che Stoccolma. Sì, ci siamo stati e ci è piaciuto, quindi direi la prima la sappiamo. Vilnius e Mostar. Beh, Ok. allora Vilnius non siamo stati, però Mostar ci è piaciuta tantissimo e anche questa finisce allo stesso modo. Ma facile. Vabbè, una ci ispira così e così. Sì, una ci ispira al 20%, l'altra ci ispira al 120%. Esatto. Indoviniamo qual è? Tromso. Non siamo stati nessuno dei due però. No, Andiamo avanti. questo è uno dei viaggi dei sogni, Tromso, Sì, però sì. è in lista da un sacco di tempo. Parigi e Atene. Siamo stati tutti e due a Parigi, ma sono stato solo io ad Atene. Atene dovremmo tornare. Atene è una città come Roma, secondo me. A te è piaciuta Parigi? Sì, mi è piaciuta. Abbiamo delle scelte complicate. Per la storia Atene, probabilmente. No, per la storia Atene. Abbiamo un po' di cuore. Forse da visitare è meglio Parigi, sì. Ah, sì, Vai, Parigi. Poi abbiamo Strasburgo e Londra. Vabbè, qua vince, cioè lo so che Strasburgo è molto bella, però qua Però vince vabbè, facile Londra a noi piace tantissimo, Sì. quindi avanti Londra. Siviglia e Tallinn, non siamo stati nessuno dei due e ci ispirano tanto tutti e due, quindi voglio sentire cosa voteresti tu adesso. Sono talmente diverse, c'è una Nord Europa con dei richiami un po' russi, talmente vicino, l'altra invece totalmente l'opposto, calda, la Spagna. Forse per l'architettura Siviglia è molto meglio. È più araba. È più araba, sì. Sì, paragonare le due architetture è difficilissimo, Sì. però forse per nostro gusto ci piace più l'influenza araba che c'è a Sì. Siviglia. Sì, forse sì. Quindi Siviglia va avanti. Tutta la vita. Vai. Porto e Città del Vaticano, siamo stati in entrambi e Porto forse è una delle città che ci è piaciuta di più in Europa, quindi non ce ne vogliano. A Città del Vaticano. Ma Porto o no? Sei Sì, d'accordo? sì, sono Ok. d'accordo. Vienna e Varsavia. Io sono stato solo a Varsavia, Io a tutte e due. quindi questa Sì, volta. però a Vienna sono stata in gita in terza superiore, quindi direi che sono passati un po' di anni. Io a Vienna non me la ricordo, dovremmo tornarci. Allora andiamo su Su Varsavia. Varsavia. Sul sicuro. Kiev e Zagabria. Non siamo stati in nessuna delle due. No. Forse Kiev non è il momento migliore per visitarlo, troppo. quindi andrei sulla capitale croata. Cosa dici? Sì, anche se spero un giorno di poterla Eh. visitare sinceramente. Però Speriamo. mettiamo Zagabria, dai. Belgrado e Torshavn. Allora, Torshavn è il capoluogo, come lo possiamo chiamare, delle Faroe, quindi che fanno parte Sì, si capitale, può dire, capitale, anche se le Faroe sono danesi. Sono danesi, sì. E Belgrado invece è della Serbia, Torshavn, dai. Non- Siamo stati, non è una città indimenticabile, però l'atmosfera. No, però solo anche per il Sì. centro, per Sì. C'è l'atmosfera top, quindi per me Torshavn. Vaduz e Berna, non siamo stati in nessuna delle due. Vaduz Che è lotta la incredibile. capitale del Liechtenstein e Berna della Svizzera. Vabbè, direi che la Svizzera, dato che l'anno prossimo ci piacerebbe andare almeno un paio di volte, magari ci passeremo da Berna, quindi ti mettiamo sulla lista. Firenze e Praga, no, non ci credo. Io non me la sento di votare questo round. Mi prendo io la Ti responsabilità. prendi tu la responsabilità? Sì, dai, Firenze. Sì. Cioè, bellissima Praga, però Firenze. Va bene. Firenze. Ciao Praga, Raga, però perso io al ti primo sa- turno, incredibile. No, incredibile, scusa, io ci tenevo tanto. Vabbè, Podgorica o Roma. Sì, vabbè, qua- Podgorica, no? Grazie Podgorica Ah, per aver partecipato. Roma va avanti. Horus e E Bucarest. Allora,
A Bucarest non siamo mai stati. Aarhus è la seconda città della Danimarca. È bellissima. Non so, votiamo Aarhus perché ci siamo stati. Sì. Anche se Bucarest Probabilmente forse l'anno prossimo non diciamo niente. No, però c'è un progetto. C'è un progetto particolare in atto, speriamo di riuscire a concluderlo. E c'entra con Bucarest. Comunque Aarhus, dai. Sì. L'anno prossimo se lo rifaremo, magari. Venezia e Chisinau. E Moldavia. Chisinau non so se è. Non so, forse da questa foto qua non mi ispira tantissimo, però vabbè, Venezia sicuramente comunque. qualcosa di bello anche Ce l'avrà Chisinau. sicuramente. Vabbè, però Venezia non penso che ci sia dubbi su cosa scegliere. Non c'è molto da discutere. Bruges e Manchester. Non siamo stati in nessuno delle due, ma ci ispirano tantissimo tutti e due. Sono diversissime. Sono diversissime, è come un po' come, non so, Strasburgo e Londra, non so, me le immagino. È vero, sì. C'era Strasburgo e Londra prima? Porca miseria. Allora, dato che prima abbiamo fatto vincere Londra, adesso facciamo vincere Bruges, dai. Ma mi sembra anche più carino, più caratteristico. Sì. Ponta Delgada e Brasov, che sono rispettivamente il capoluogo o capitale anche qua delle Azzorre, e Brasov è una città della Romania in cui siamo stati e ci è piaciuta entrambe. Molto carino. Forse sono tutte e due piccoline. Sono tutte e due piccoline ma molto belle. Brasov è nel cuore della Transilvania, Ponta Delgada è nel cuore delle Azzorre. E questa è una sfida abbastanza complicata. Però Ponta Delgada era bella, particolare, con tutta quell'architettura bianca. Sì, dai. Un bel ricordo, quindi Ponta Delgada. Oslo e Edimburgo. Oslo non siamo mai stati, Edimburgo è forse una delle 3 top città europee, quindi andiamo sul sicuro. Edimburgo. Helsinki e Budapest, siamo state in entrambe e forse è molto più bella Budapest. Non so, dimmi tu. Sì, sono affezionata al viaggio che abbiamo fatto a Helsinki, però è più bella Budapest, sì. Tra l'altro fa ridere che a Helsinki siamo stati in estate piena, anche se nel profondo nord c'erano 30 gradi, a Budapest invece siamo stati a febbraio, c'era meno 15, quindi vabbè, Budapest dai. Sì. Berlino e Io a Berlino non sono ancora stata, è stato Paolo con i suoi amici, quindi io non posso giudicarla. Cioè me la immagino più non per l'architettura, ma per andare tipo per musei di arte moderna, non so, me la immagino così. E Dublino ci siamo stati, dobbiamo confessarvi che Dublino non ci ha particolarmente emozionato. No, è vero. Non so come mai. L'Irlanda è bellissima, ma Dublino in particolare non ci ha particolarmente emozionato. Io voterei Berlino, anche se tu non ci sei mai stata. Non ci sono mai stata. Tra le due io forse voterei Berlino. Dublino però aveva... Sì, vabbè, aveva il Trinity College, c'erano delle cose belle, certo. Vedi tu le hai viste tutte e due, io solo una, quindi decidi tu. Vai, vado di Berlino. Va bene. Allora, Cracovia e Andorra, non siamo stati in nessuna delle due. No, però Cracovia mi sembra molto bella, è da qualche anno che vogliamo visitarla. C'erano i voli a 9,90 €, adesso li hanno tolti. Varsavia ci era piaciuta e probabilmente anche Cracovia ci piacerebbe, quindi Cracovia. Anche solo da questa foto mi ispira. Copenaghen e Lisbona. Bruttissimo round. Allora, d'impatto mi viene da dire Lisbona. Però Copenaghen, guarda che era, cioè ci è piaciuto veramente tanto, Ma Lisbona, te la ricordi la mega piazza sul mare? Vabbè, l'Alfama di Lisbona è bellissima, tutti gli affacci. Ti ricordi? Forse Lisbona, dai. Sì, dai, forse Lisbona. Forse perché l'abbiamo vissuta durante il periodo della festa, ti ricordi? Kotor e Barcellona. Siamo stati in entrambi. Kotor è una città del Montenegro. È che è carina. Carina, piccolina. Però dai, non possiamo farla vincere contro Barcellona, che è bellissimo. Barcellona. Sarajevo e Riga. Siamo stati in entrambi. Sarajevo una spanna sopra. Assolutamente direi. Riga è bella, carina, cioè tutte le case colorate, bellissime. Lubiana e Dubrovnik. Dubrovnik non siamo ancora stati. No, quindi direi Lubiana in cui siamo stati. Tra l'altro è bella. Bella, sì. Era tranquilla con tutta la parte pedonale. Brema contro Eindhoven. Io a Eindhoven non sono mai stata, tu? Forse addirittura un paio di volte. No, una volta, però okay. Brema è più bella. Mi sa che noi siamo andati quando c'erano i voli a pochissimo, che volavano su Brema. Adesso addirittura dovrebbero aver tolto la tratta da Bergamo. Sì. Però è un peccato perché a noi era piaciuta un sacco, era piccola e proprio bella. Bella. Vai, Brema. San Marino e Monaco. Oh mamma, che lotta! dei piccoli stati. A Monaco non ci sono mai stato e anche come... Monaco non è brutta. Però San Marino è tutto inerpicato sulla collina, sulla montagnetta. Forse è più bello San Marino, no? Soggettivamente parlando. San Marino. Vabbè. Ho deciso io. Allora, Tirana-Amsterdam. Abbastanza facile perché una delle due è anche una delle nostre capitali europee preferite.
C'è da dire che non siamo mai stati in Albania. No. E ci ispira molto, ci ispira. Un nostro caro amico non è di Tirana, ma è di Durazzo. Di Durazzo, giusto? Ciao Henry. Ciao Andrea. Prima o poi dovremo andare assolutamente. Però contro Amsterdam No. non so. Mi spiace Tirana, Sì, no. però Amsterdam vince. Sì. Skopje, si leggerà Skopje, non lo so. Capitale non ho della mai capito. Macedonia. Non ho mai capito se si dice. Skopje e Madrid. Skopje non siamo mai stati, ma No. penso che anche se fossimo stati non batterebbe Madrid. No, Madrid, bella. Madrid molto bella. Tra l'altro sono passati 100 anni da quando siamo andati a Madrid, dovremmo ritornare. Reykjavik e Minsk, Minsk. che è la capitale della Bielorussia contro la capitale dell'Islanda. Non siamo stati in nessuna delle due, però in Islanda ci vogliamo andare Tutta la prima o vita. poi, quindi C'è l'Università dei Folletti, vogliamo parlarne? perfetto. No, Islanda. Reykjavik. Sì. Bruxelles e Sofia. Sofia. Dobbiamo raccontare questo aneddoto di Bruxelles. Abbiamo provato 2 volte ad andare a Bruxelles, entrambe le volte ci hanno cancellato il volo. No, una volta era un viaggio flash, diciamo, che partivamo la mattina di un giorno, tornavamo il pomeriggio del giorno dopo, era una follia di qualche anno fa. Siamo arrivati in aeroporto e c'era un ritardo di 6 ore e allora siamo tornati a casa. E tanto Perché non valeva la pena andavamo andare là, salutavamo e tornavamo indietro, e la seconda volta cancellato, quindi forse a Bruxelles non ci dobbiamo andare per C'è qualche qualcosa che non va bene per noi a Bruxelles. Sofia è carina, Sofia è carina. non è proprio tra le nostre top delle capitali europee che abbiamo visto, però è molto bella secondo me. L'abbiamo vista con un caldo esagerato, però non ho un brutto ricordo di Però, Sofia. cioè, e allora Sofia? Ultimo, Premiamo quelle che abbiamo già visto. esatto. Ultimo del primo turno, ultimo scontro del primo turno. Sì. Norimberga La Valletta. Tu sei stata alla Valletta? Sì. Tu sei stata, allora voterai tu, dato che a Norimberga ci siamo stati tutti e due. Norimberga forse è la città più bella della Germania che ho visto. Ho visto Colonia, Stoccarda, Berlino, Tu hai visto un sacco di Norimberga posti in Germania? Io un cazzo. e ne manca uno ma non me lo ricordo. Vabbè, Allora, io alla Valletta ci sono stata tanti anni fa, però ho un buon ricordo. Devo dire che voto Norimberga anch'io, sì, mi piace di più. Sì. Norimberga, finiamo il primo round. ok, il primo round è finito e adesso proseguiamo con i 16esimi di finale. Diventerà sempre più complicato scegliere, lo so già, Crisi, Tromsø, Venezia. Sono talmente diverse. Venezia l'abbiamo vista 5 volte, Tromsø non l'abbiamo mai vista, ma Ma è abbiamo un provato sogno. a prenotare tantissime Sì. volte per poi costa troppo, cancellare, rinunciare. I casi sono due: o votiamo Venezia e facciamo contenti tutti, o votiamo Tromsø e qualcuno qua ci insulterà. Come? Se ci pensiamo un attimo, Tromsø forse è bello il contesto. La città in sé non può rivaleggiare con Venezia. Dai, no, poi non Votiamo Venezia, però spero di andare a Tromsø presto, ecco. Va bene, Venezia. Edimburgo e Parigi, ecco, adesso comincia a essere complicato. Per noi qua è facile, è più facile che Tromsø, Sì. Venezia. Qua per noi è Edimburgo tutta la Edimburgo. vita. Cioè l'atmosfera autunnale di Edimburgo, no, ce n'è. esagerato. La Scozia in generale. Esatto. Varsavia, Berna. Vabbè, dai. Varsavia. Sì. Berna non so perché. No, magari è bellissima, però a Varsavia ci Se siamo siete stati. stati a Berna e volete contraddirci e dirci che è la città più bella in Europa, scrivetecelo, però secondo noi Varsavia merita. Varsavia. Bella, sì. Stoccolma, Porto. No. Beh, Porto, dai. Sì, facile, abbastanza facile, Porto. Porto ci era piaciuto tanto. Budapest e Roma. Vabbè, Roma, dai. Sì. Cioè, è bellissima Budapest, ma Roma è meglio. Madrid e Sevilla, Sì, derby ispanico. Madrid, perché ci siamo stati, dai. Non lo so, Attenzione. non lo so. Cioè, io so che siamo stati a Madrid e ci è piaciuta Sì, non molto. dovremmo votare una città No. perché ci siamo stati, però Ma Siviglia io me la immagino meravigliosa. Cioè, solo anche per questa piazza, io non lo so. vabbè, dai, votiamo Siviglia. Secondo Addio me è Madrid. meglio. Sì, probabilmente sì. No, San Marino, via, Mostar. facile. Mi dispiace per il caro San Marino, ma Mostar è stupenda, dai. Mostar. Non esiste. Firenze e Tórshavn, il gigante contro Vabbè, la ecco. formica. Esatto. Firenze. Sì, io di cuore avrei detto Tórshavn, però per Sì, solo di cuore. ci vuole una un po' più strong per battere Firenze, forse, no? Sì, hai ragione. Vai, andiamo avanti con Firenze. Povera Tórshavn. Povera Tórshavn, addio Faroe. Bruges e Zagabria. Due che non siamo stati, sono avanzate entrambe. Forse Bruges mi ispira di più, Anche a vero? me. Brema, Reykjavik. A Brema siamo stati, a Reykjavik no.
Io non so decidere, ho un problema molto grande. Questo gioco è molto difficile per me. Forse Brema mi è piaciuta tantissimo, ma mi è piaciuta più Norimberga, quindi voterei Reykjavik perché prima o poi in Islanda nella vita bisogna andarci. Con la speranza di vederla. Reykjavik. Dai, va bene. Londra e Ponte del Garda. Vabbè. Ponte del Garda ti vogliamo bene. Ma Londra vince. Con Londra mi non piace. c'è storia. Cracovia e Lisbona. Anche qua abbastanza facile per me. Cracovia, no scherzo. No, Lisbona è sì. bellissimo. Sarajevo. Amsterdam, Sarajevo. Sono talmente diverse. Sarajevo che è la porta per l'Oriente praticamente. Amsterdam con tutti i canali, quelle barchette, le longboat dove vivono sull'acqua. Sì, forse Amsterdam. Oddio, Anche te la se senti di scegliere non lo so. Amsterdam contro Sarajevo? Sarajevo la metterei comunque nelle top 10-15, ma questo turno non lo passa, mi sa. A malincuore, ho votato. Va bene. Sofia e Lubiana. E tra le due io ho preferito Lubiana. Sì. Decisamente. Slovenia. Sì. La Slovenia è bellissima, dobbiamo tornarci Sì. tra l'altro. Orus e Berlino. Io qua non so votare, cioè Oros era carina, piccola, con tutte queste casettine qua colorate, tutte a graticcio, era bella. Berlino non l'ho ancora vista, questa qua la scegli tu totalmente. Beh, forse Berlino, come per Londra Tórshavn si vota. No, era Tórshavn? Non mi ricordo. Vabbè, Vabbè, scegli comunque Berlino. tu. Vai. Barcellona Norimberga. Beh, io dico Norimberga anche se Era così, cioè carina però, cioè, Barcellona ha tanto da vedere. sì, forse Barcellona, hai ragione, c'è molta più roba, anche se Norimberga è proprio bella. Norimberga perché ha un impatto un po' più da borgo. Sì, è vero, Secondo me. un grande borgo. No, dai, Barcellona. Barcellona. Firenze e Varsavia. Ah, ma è gli ottavi. Oddio, siamo arrivati agli ottavi. Partiamo. Firenze e Varsavia. Vabbè, dai, io mi sento di dire abbastanza tranquillamente Firenze. Barcellona-Porto, io voto Porto. Sì, anch'io. Tu dimmi quello che vuoi, questa volta Barcellona non passerà. Anche per il resto siamo andati sereni. Sì. Lubiana e Siviglia. E qua c'è sempre lo scontro tra quella che hai visto e ti è piaciuta e quella che non hai visto ma è bellissima. Però nell'immaginario, come me la immagino io, secondo me come città è meglio Siviglia di Lubiana. Sì, dai, Cioè voto sono Siviglia. diverse, però mi sembra, cioè me la immagino molto più bella. Vai. Reykjavik e Lisbona. Beh, Lisbona, dai. Ci siamo stati, ci è piaciuta tanto. Sì, va bene, sono d'accordo. Reykjavik sei comunque arrivata tra le migliori 16. Berlino e Mostar. Forse Berlino è arrivato al capolinea. Sì, dai. Vero? Allora, la classifica è soggettiva. A Mostar ci siamo stati e ci è piaciuta molto. È una cittadina più Sì, che ha il centro piccolo. A me piace tanto. Mostar, Sì. quindi andiamo avanti di Mostar. Bruges e Roma. Vabbè, direi che Sì, Roma, non è che c'è tanta storia. sì. Londra-Venezia. Io voto Londra. Anch'io. Beh, è soggettiva, a noi piace più Londra. Cioè io capisco che sono proprio due cose che non sono paragonabili, però girare per Londra, tutti i quartieri, è proprio un'altra cosa. Cioè sono due esperienze totalmente diverse, visitare Venezia e visitare Londra. Se dovessi scegliere sinceramente, con tutto quello che offre Londra, Quindi io voto Londra. sì, non odiateci. Edimburgo o No, Amsterdam? vabbè. Tra l'altro questo è l'ultimo degli ottavi di finale. Per me vince Edimburgo. Sì, anche secondo me. Scozia. Cioè, Vai. Edimburgo ha proprio le atmosfere, quelle che piacciono a noi, quelle autunnali, un po' creepy, Sì. con la nebbia. Siamo arrivati ai quarti di finale. Ho appena detto tutti i motivi per cui voteremo Edimburgo. Sì, Edimburgo. E quindi ci sono ancora 8 città in gioco e il primo turno è Edimburgo-Mostar e votiamo Edimburgo. Londra-Porto. Cavoli. Adesso cominciano ad esserci le città che ci piacciono di più una contro sì. l'altra, chiaramente. Tra Porto e Lisbona io preferisco Porto. Anche tu? Sì, Ma tra Londra e Porto, Londra. anch'io. Ok. Firenze e Siviglia. Vabbè, dai. Firenze e Siviglia. Cioè, anche nel mio immaginario, anche se Siviglia non siamo mai stati, per come me la immagino, vincerebbe comunque Firenze. Sì. È troppo Firenze bello. avanza alla semifinale. Queste quelle che vincono vanno in semifinale? Oh già, quindi adesso c'è Roma, Lisbona. Siamo arrivati al round Roma contro Lisbona. È problematico perché probabilmente Roma per importanza storica non so se ha eguali No, nel mondo. non ha eguali nel mondo, no. Però il quiz vuole eleggere la città più bella d'Europa per noi, quindi
Se io ti dicessi domani mattina vuoi andare a Roma o vuoi andare a Lisbona? Io forse andrei a Lisbona. Avrei più voglia di andare a Lisbona. Sì. C'è da dire che, vabbè, non puoi stare lì a paragonare quante cose ci sono da vedere in una città, No. quante cose c'è da vedere in un'altra. No dai, è arrivata l'ora di mandare fuori Roma. Va bene. Ciao Roma. E con questo voto andiamo alle semifinali. Adesso c'è da farsi male. Firenze e Lisbona. Sì, forse tra le 3 italiane che c'erano, Firenze è quella che preferisco. E di fatti è arrivata in semifinale, o no? Sì. Prendiamoci il nostro tempo per riflettere. Vabbè, dai. Firenze forse. Sì, Firenze. Firenze, mandiamo in finale Firenze? In finale? Sì, certo. E quindi l'altra cos'è? Edimburgo o Londra? Londra? No, è impossibile. No, Edimburgo e Londra per me è impossibile. Non si può scegliere, non si può fare. Perché abbiamo fatto tre viaggi a Londra, ma insieme solo uno. Poi sono andata con i miei e sono andata con le mie amiche. Io di cuore dico Edimburgo. Così, proprio d'impeto, senza pensarci. Tu invece? Dobbiamo lanciare una monetina? No. Edimburgo? Edimburgo mi è piaciuta tantissimo. È una di quelle città in cui andrei a vivere. Ma che tristezza eliminare Londra. Va bene, Edimburgo. Scelto. Ok, siamo arrivati alla finale. Cioè, questo ultimo round è devastante. Siamo arrivati alla finale e ci siamo arrivati non senza fatica. Città più bella d'Europa per noi, metti da parte il giudizio oggettivo. È logico che ogni città è diversa, ogni città ha delle cose diverse da offrire, una più storia, una meno storia. Se devo pensare solo alle atmosfere, girare per la città in autunno, andare su al castello Edimburgo così, forse ti dico Edimburgo. Ma? C'era un ma? Sì, c'è. C'è un ma. Cioè Firenze è talmente bella, è molto difficile. Io voto Edimburgo. Il voto personale lo do a Edimburgo questa volta. Tu voti Edimburgo? Sì. Beh, dopo questo dovremmo tornarci a Edimburgo. Non tantissimi anni che non ci torniamo. In Scozia in generale. Sì, in Scozia. Va bene. E quindi ci sentiamo di eleggere di far vincere la più Edimburgo. bella città d'Europa per Sara e Paolo è Edimburgo. L'ho fatto. Ah, l'hai fatto? Non potevo. È stata durissima fare questo quiz, ci sono stati dei momenti che veramente non sapevamo che cosa scegliere, però speriamo che sia stato divertente per voi come lo è stato per noi giocare. Vi abbiamo messo il link qui sotto se volete provare a eleggere anche voi la vostra città preferita in Europa. E se lo fate, mi raccomando, scrivete nei commenti qual è la vostra vincitrice, che siamo curiosissimi. Nei commenti, oltre a scriverci la vostra vincitrice, fateci sapere se questo tipo di video, questo nuovo format vi può interessare, se vi piacciono potremo fare altri quiz o altre tier list. E nel caso consigliateci un altro argomento sul quale fare un altro video di questo tipo, un ufufu appunto. Un ufufu. Vi aspettiamo qui sotto nei commenti. Intanto, per ringraziarvi che siete arrivati alla fine di questo video, vi facciamo un piccolo spoiler sul video della prossima settimana. Andremo a vedere altri mercatini di Natale, forse tra i più belli in Europa. Andremo in Alsazia. Quindi, come al solito, prima di salutarvi, se volete sostenerci nel nostro lavoro, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo venerdì prossimo direttamente dall'Alsazia. Ciao! Ciao ciao!